Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di maggio 2026. Abbiamo la carta della forza, amici del Toro. È una bella carta, è una carta di espansione, di qualcuno che va in avanti. Potrebbe essere un momento dove dovrete effettuare una scelta o dove dovrete, diciamo così, domare voi stessi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. La lettura è valida per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personale o iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail. Sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla sezione degli abbonamenti e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 2 di denari, asso di coppe, 8 di coppe, imperatrice, 9 di bastoni, cavaliere di bastoni, ragazzi, imperatore e imperatrice, e 5 di pentacoli. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia più importante del mese, scusate, del periodo, di queste ultime 2 settimane di maggio. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, progetti, eccetera. Allora, partiamo da questo 2 di bastoni, di pentacoli, scusate, stavo guardando i bastoni qua sotto. Allora, abbiamo un fante di pentacoli, e il mondo. Potrebbe esserci un nuovo inizio, o diciamo che potrebbe arrivare come un risultato con questo mondo che dà come il passo ad un nuovo inizio. O mi verrebbe anche da dire, visto che è un 2 di pentacoli, che da un lato c'è una cosa che inizia e dall'altro lato potrebbe esserci qualche cosa che sta terminando. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un cavaliere di coppe e una regina di coppe. Qui sembra proprio un inizio romantico. Può anche essere, ragazzi, che questo mondo faccia riferimento a un viaggio, magari siete stati via in questi ponti di maggio o avete come uno spostamento, una gita, un'escursione organizzata magari verso la metà o la fine di maggio. Vi dico che per qualcuno qui potrebbe esserci questa nuova conoscenza dell'asso di coppe. Andiamo a vedere l'otto di coppe. 5 di pentacoli, regina di spade e 3 di bastoni. Datemi una carta per il re. Quattro di bastoni. Ho come l'idea che qualcuno di voi possa cercare una stabilità di coppia, ma non necessariamente una famiglia. Questo ve lo dico perché c'è il 10 di pentacoli al contrario, però effettivamente potrebbe anche esserci un tema con i figli, considerate queste tre carte. Qui magari è sì, è come se sentissi una convivenza, ma è ancora presto per una famiglia. Potrebbe essere un contratto, un accordo più che un contratto lavorativo, però non ancora contratto, sapete? Perché comunque hanno un po' la stessa energia queste due carte, anche se il 10 di Pentacoli è, diciamo così, l'unione ufficiale, l'unione
con un grande gruppo, una grande famiglia. Adesso dipende anche un po' da com'è la vostra situazione personale, ragazzi. Andiamo a vedere l'imperatrice. Sole, eh sì, qui ci può essere un tema coi figli, ragazzi. E 4 di coppe. Può essere che qualcuno magari non voglia ampliare la famiglia, figli, animali, magari dei parenti da accudire. C'è come questa cosa del va bene se restiamo in coppia, però di più anche no. E va bene questo tipo di discorso anche per il lavoro, chiaramente, perché comunque anche qui ho un 9 di bastoni, come se qualcuno di voi stesse cercando di delimitare i confini di una situazione o di una relazione. Andiamo a vederlo. Mm. Papa, 6 di bastoni e 8 di spade. È come se qualcuno stesse difendendo un legame, un vincolo, una stabilità, un certo tipo di quiete, un certo tipo di dinamica. Tenete presente che con la carta del giocoliere all'inizio può anche esserci un momento di difficoltà per riuscire a gestire tutto, però io ho la sensazione che con questo 9 di bastoni e anche il Papa, qui ci potrebbe essere anche proprio un aiuto che vi viene dato nel gestire la situazione. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. Re di coppe, qui avevate la regina di coppe. Due di bastoni, due di pentacoli e carro. Sì, c'è come voglia di andare avanti, c'è voglia di nuovo c'è il 2 di pentacoli, quindi mi verrebbe da dire da portare avanti tutte e due le cose. Però giustamente poi abbiamo il carro come se qui una scelta dovesse essere fatta perché potete andare in una sola direzione. Andiamo a vedere l'imperatore. 6 di spade, 5 di spade e imperatore di nuovo. Allora, quello che mi viene da dire è che potrebbe esserci un tema genitori-figli. Questo ve lo dico perché abbiamo due volte l'archetipo dell'imperatore, una volta l'archetipo dell'imperatrice, il sole, il mondo e la su di coppe. Ehm... Allora ragazzi, potrebbe anche esserci un tema con qualcuno che non può avere figli o che non riesce ad avere figli. Credo che sia, se così fosse, e questo è il tema un po' spinoso che potrei vedere qui, però è anche vero che a un certo punto bisogna come prendere una strada, prendere una scelta, no? Fare una decisione, continuo con questa persona nonostante i figli potrebbero non arrivare, ipotesi. Se i figli sono già di uno o dell'altra e potrebbero essere come un impedimento, c'è anche lì il chiedersi, continuo a stare con questa persona e mi prendo le briciole oppure cerco qualcuno che abbia più tempo per me o non lo so, se i figli potessero magari essere i vostri, si tratta di magari trovare qualcuno che abbia voglia di occuparsi dei vostri figli. C'è un tema, anzi fatemi sapere nei commenti come risuona per voi. Andiamo a vedere il 5 di denari. La luna. Erano troppe, le ho tirate su. E un 5 di bastoni. Io ho come l'idea che questa luna sia un tema che ritorna, che si è già affrontato e che potrebbe comunque
non essere così, come dire, piacevole, anche perché c'è un 5 di bastoni, quindi può essere un tema ricorrente tra voi e il o la partner, relazionale, familiare, lavorativo, non importa. Però con questo 5 di denari sento che potrebbe rimanervi un pochettino l'amaro in bocca alla fine del periodo, però io qua sento che voi avete bisogno di uscire da questi conflitti, di uscire perché qui con l'otto di coppe è come se aveste bisogno di più, è come se cercaste di più, è come se ci fosse questa necessità, mi viene da dire di espandere, però in realtà poi vedendo queste carte è come se non voleste contrattualizzare, non voleste ufficializzare o mettere un'etichetta alla situazione o alla relazione, probabilmente perché ancora non sapete bene che cosa fare in questo periodo. Però avete la forza. Io sento che qualsiasi sia il tipo di scelta che dovrete fare con questo carro e questi due di pentacoli, alla fine la farete. Farete questa scelta ed è chiaro che non si può accontentare tutti nella vita, ragazzi, quindi qualcuno potrebbe patirci un po'. Mm? Adesso la lettura è per voi, il 5 di denari è vostro, quindi mi spiace dirvelo, ma potreste essere voi. Ma ho anche la sensazione che con questa luna ehm, potreste essere voi, qui avete anche l'otto di spade e il 4 di coppe, che sono due carte che mi parlano di qualcuno che non vede chiaro, e con la carta della luna potrebbero esserci delle proiezioni ed essere vostre le credenze e quindi questa delusione arriva perché verranno un po' deluse le vostre aspettative, però ripeto, è un po' come se ve le steste creando voi. Diciamo che state cercando una zona solida. Qualcosa di nuovo inizia. Secondo me qua si tratta di capire dove volete far andare questa situazione o questa relazione. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è disoccupato. Sinceramente ragazzi vedo buone probabilità che troviate qualche cosa, vi dovete muovere, vi dovete spostare, potreste dover allontanarvi più del previsto magari da dove siete voi, da dove abitate, potrebbe essere un lavoro anche dove si viaggia per qualcuno, ma ho come la sensazione che potrebbe essere un lavoro nel lungo periodo. Qui abbiamo un imperatore, qui abbiamo un papa, può esserci la possibilità di sviluppare questo lavoro nel lungo periodo. L'unica cosa che mi viene da dirvi guardando queste carte è che potrebbe o essere un lavoro che avete già fatto con la carta della luna, o potrebbe esserci come una paura da parte vostra di non essere abbastanza, di non essere sufficienti, di non saperlo fare. Potrebbe esserci anche un tema coi turni o magari ci sono dei colleghi che vi sono un po' antipatici in questo nuovo lavoro. Però qui diciamo il consiglio è quello di tenere la testa bassa, farvi il vostro e alle 5, alle 6 quando finisce il turno, via, e felici e contenti per la serie. Low profile e supererete questo periodo. E vi dico anche che per qualcuno può essere una mossa vincente, se non lo siete ancora, iscrivervi in qualche agenzia. Se siete già iscritti in qualche agenzia, si tratta di cambiare agenzia. Per le persone che sono occupate, allora ragazzi, vi dirò che per qualcuno potrebbe proprio arrivare una bella promozione. E sarà una bella gatta da pelare, nel senso che potreste dover gestire un gruppo abbastanza disorganizzato, confusionario, problematico, mi viene quasi da dire. Io non so se avete particolari doti di mediatore, piuttosto che se siete bravi con le regole, piuttosto che magari invece a livello emotivo siete come delle mamme che accolgono, comprendono e poi piano piano fanno capire come va risolta la situazione. Cioè avete come questa dote, questa capacità di problem solving che chi è lì con voi nel lavoro noterà e vi darà come questa possibilità di usare questa vostra dote
secondo me con dei colleghi, con dei sottoposti, c'è come un cambio di situazione a livello lavorativo per voi e per molti è la promozione, ok? Per quello che riguarda gli autonomi, allora, potrebbero esserci, soprattutto se avete appena assunto, state pensando di assumere un apprendista, ehm, quello che mi viene da dire è che avete bisogno di mettere subito delle regole. Con questo imperatore è necessario che spiegate subito quali sono le zone di sicurezza, mi viene da dire. Cioè, ipotesi, il lavoro è dalle 8 alle 5, si arriva alle 8 meno 10 se ti devi mettere la divisa, 8 meno 5 se non c'è divisa da mettere e si va via alle 5:05, no? Cioè, tipo, dare un po' queste dritte per creare una buona relazione lavorativa, una buona partnership. C'è qualcosa che non vi è chiaro qui, secondo me, alla fine del periodo. Perché avete 3 5 qui. 5 sono carte di cambiamento, sono carte anche di lotta. Però c'è qualche cosa che non volete comunicare con questa luna e questa sacerdotessa, o non siete in grado di vedere a causa delle proiezioni o del vostro modus pensandi, no, com'è che si dice? Della vostra forma mentis. Non lo vedo tanto lineare, cioè nel senso, la situazione lavorativa in sé sì, sarà diciamo un momento di formazione se vogliamo, anche voi potreste eventualmente se avete iniziato, state pensando di iniziare degli studi alternativi, sento che gli ultimi 15 giorni di maggio sono un buon periodo per portare a casa ottimi risultati, per diventare insegnanti, per terminare quel percorso di studi. Però ho anche la sensazione che qui per qualcuno la strada non sia ancora ben definita, perché con tutti questi 5 siete ancora come in fase di cambio. Mm? Parliamo di progetti. Allora, è un buon periodo per i progetti, soprattutto se vi dovete spostare, se state iniziando a magari proporre qualche nuovo prodotto, qualche nuovo servizio, qualche cosa di laterale al vostro lavoro o anche se fosse per chi, per esempio, sta cercando di monetizzare un hobby, una passione, è un buon periodo. Diciamo che ehm, ho la sensazione che dobbiate imparare a farvi pagare. So che può sembrare strano, però nel senso ho come la sensazione che diate tanto, però poi quando è ora di prendere il denaro, di farvi pagare per i vostri sforzi, per le vostre abilità, per il prodotto, o per la piccola opera d'arte che state facendo, facciate un po' come fatica a vedere il vostro valore. Me lo dà anche un po' questo 5 di denari qui alla fine, che è una carta di carenza, quindi mi viene un po' da dire, sparate alto come cifra, poi a togliere uno fa sempre in tempo. Per quello che riguarda la parte del denaro, il denaro va piuttosto bene, ragazzi. Io sento che è in aumento e sento che se per caso a maggio volete iniziare a fare come degli investimenti, vi consigliano di diversificare questi investimenti, quindi magari supponiamo che siano, non lo so, 5.000 euro per dire, magari 1.000 di qua, 1.000 di là, 2.000 e un altri 1.000 da un'altra parte. Ho proprio in testa questa cosa del diversificare. Potrebbero arrivare anche, mi viene da dire, qui lo dico, qui lo nego, ok? Però se doveste essere persone che giocano, lotto, superenalotto, quelle cose lì, anche in questo caso sì che potrebbero arrivare dei soldi in più, ragazzi. Parliamo di relazioni. Parliamo di single. Ragazzi, c'è un bellissimo asso di coppe con il cavaliere di coppe, c'è il mondo, c'è il papa,
c'è il sole, ci sono un sacco di bellissime carte che mi fanno proprio presagire l'entrata di una nuova conoscenza. Ora vi dico che potrebbe essere, giusto così per darvi qualche indicazione, ma prendetelo con le pinze, potrebbe essere Toro, ascendente Bilancia, Bilancia, ascendente Toro, o anche l'archetipo dell'Ariete qui, però molto forte quei due che vi ho detto prima. C'è anche qualcosa del Cancro eventualmente. C'è un buon potenziale, c'è questo asso di coppe, mi fa veramente ben sperare per una conoscenza di tipo pulito. Anche lì, magari è una conoscenza, come vi posso dire, che vi attrae, che potrebbe esserci un po' di distanza tra di voi con questo mondo, con la quale state bene, e come il creo una certa intimità, una certa stabilità, ma ancora nessun legame, ancora nessun vincolo, non ho tutta questa esigenza di etichettare la relazione, anche se nonostante quello la relazione va avanti abbastanza a gonfie vele. Però vi dico anche un'altra cosa, qui in fondo abbiamo Luna e sacerdotessa. C'è qualcosa che non vi torna, qualcosa che discrepa, qualcosa che non si vede, o qualcosa che non vorrete dire. Però vedremo poi a giugno come si sviluppa la faccenda. Parliamo adesso di chi è in una relazione. Allora, qui viene un po' a galla il tema figli, cioè la sensazione è che all'interno della coppia ci sia come un dialogo piuttosto importante in questo periodo che è per fare come il passo successivo all'interno della relazione. Ora, se siete conoscenti potrebbe essere il diventiamo ufficiali, se è da un po' che vi vedete può essere il andiamo a convivere, piuttosto che se convivete già può essere compriamo casa, piuttosto che creiamo una famiglia. Purtroppo sento anche per voi un tema con i figli. Sento come se qualcuno avesse problemi a concepire o come se non fosse sicuro o sicura di voler diventare genitore, e questo potrebbe essere il tema che qui non si affronta ancora con molta chiarezza. Potrebbe esserci Guardate, i 5 li avete tutti e 4, ragazzi, quindi devo dire che la fine di maggio può essere abbastanza impegnativo a livello mentale da parte vostra, proprio per pensare a come muoversi. Ora, a me viene il tema figli, ma sapete che la parola figli e progetti nei tarocchi sono interscambiabili. Parlo di figli perché ho tanti archetipi che parlano di bambini, però potrebbe anche essere il progetto di ristrutturare casa, per esempio, piuttosto che siamo in affitto, andiamo a comprare e voi dite, non ci sono tanti soldi, magari abbiamo un lavoro precario, insomma avete i vostri motivi per non essere convinti, ecco. Niente di che, cioè nel senso, secondo me con questa sacerdotessa poi arriverà la chiarezza che la luna non vi dà. Però ecco, diciamo non è un buon periodo probabilmente per prendere delle scelte importanti. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione non definita, clandestina o senza etichetta, si smuove qualcosa secondo me nella terza settimana di maggio. Io sento che effettivamente siete voi che tirate indietro, sapete? Siete voi che avete bisogno della zona sicura ma che non volete, mi viene da dire, compromettervi, che non volete etichettare la relazione, che non volete, come vi posso dire, incastrarvi o prendervi impegni che non sapete se potete e volete mantenere. Andiamo a vedere un koan. Se siete in silenzio stampa, potrebbe esserci un tentativo di contatto nella terza settimana di maggio, però voi avete questo 9 di bastoni, secondo me rimbalzerete la persona o chiederete qualcosa di più, cioè per la serie non mi basta un semplice ciao, se devi dirmi qualcosa, cioè se ci contattiamo, se ci risentiamo bisogna parlare delle cose importanti, se no non mi interessa, una cosa del genere. Guarda le stelle ma cammina sulla terra, eh sì,
Cioè, giustamente qui questa, la carta della luna è una carta che parla di sogni e qui con la sacerdotessa ha anche una carta che è collegata al subconscio perché è da lì che arrivano i messaggi premonitori. La cosa che diciamo mi viene da dirvi con questa carta è sì, va bene pensare al futuro, però effettivamente siate concreti, ma non credo aveste bisogno di questa carta perché avete due volte l'archetipo dell'imperatore, quindi state in qualche modo cercando la concretezza o cercando di mettere come solide basi. Andiamo a vedere. Opportunità 3 mesi. Guardate, a livello lavorativo è un periodo bomba. Io sento riconoscimenti, pacche sulle spalle, anche aumenti di stipendio che arrivano per qualcuno, o perlomeno di cui si parla. E effettivamente nel periodo estivo potrebbero arrivare delle opportunità alternative, delle nuove scelte da dover effettuare, nuove strade da poter percorrere o comunque nuovi scenari da poter valutare. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione del video o l'iscrizione al canale, non mi veniva. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me o avere una consulenza personalizzata, l'ho già accennato prima, mi può contattare via mail. Sotto c'è anche il numero di telefono, mi potete mandare un WhatsApp e per quello che riguarda invece la parte degli abbonati, ci tengo a dirvi che in quella sezione trovate praticamente decenni dei miei studi personali e professionali che io sto condensando e mettendo lì a vostra disposizione per aiutarvi a velocizzare il vostro risveglio spirituale, il vostro percorso di crescita, la vostra consapevolezza. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerati e vanno visti in ordine cronologico di numero. Detto questo vi ringrazio per essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!